Ma noi mangiamo alluminio? Molti oggetti di uso comune di alluminio sono a contatto con gli alimenti. Pensate ai fogli di usa e getta, alle teglie d'alluminio, ai barattoli, alla caffettiera, alle lattine delle bevande gassate o alle padelle e casseruole. Non è che magari con un uso continuo con gli alimenti noi un po' d'alluminio ce lo mangiamo anche? E questo può essere un rischio. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Se vi ricordate, qualche mese fa vi avevo fatto vedere in un video come all'interno delle lattine d'alluminio delle bevande gassate, che sono acide, proprio per evitare che l'acido corroda in parte l'alluminio, si mette un sottile film di plastica. Nei commenti al video moltissimi mi hanno scritto: oddio, ma io bevo il caffè che faccio nella moka che è d'alluminio, allora bevo dell'alluminio? E altri mi hanno chiesto se la stessa pellicola protettiva ci fosse anche nelle lattine di birra. Ma al di là di tutto, corriamo dei rischi? E la risposta è un po' complessa, quindi questo sarà un video un po' complesso. È legittimo chiedersi se un po' dell'alluminio della caffettiera passi nel caffè che noi ci prepariamo nella moka, che andrebbe ad aggiungersi all'alluminio che già naturalmente è presente nel caffè, perché l'alluminio è il terzo elemento più abbondante della crosta terrestre, quindi praticamente tutti i vegetali lo assorbono durante la loro crescita e noi ce lo mangiamo in quantità variabile a seconda dei vari alimenti. Possiamo chiederci se dell'alluminio passa quando noi cuciniamo delle lasagne o quando per esempio usiamo un po' di foglio d'alluminio per avvolgere qualche vegetale o qualche cibo avanzato e lo mettiamo in frigo. Se avete a casa un oggetto d'alluminio che avete usato per un po', vi sarete accorti che non è più bello lucente, ma è ricoperto da una sottilissima patina opaca. Beh, questa patina è ossido dell'alluminio che si forma naturalmente e serve a proteggere l'alluminio da una ulteriore corrosione. Noi chimici diciamo che l'alluminio viene passivato. Questa sottile patina però è facilmente attaccabile sia dagli acidi, e quindi questo è il motivo per cui c'è la pellicola di plastica nelle lattine, o dalle sostanze alcaline, ma anche per esempio dal sale da cucina. E ovviamente, essendo una sottilissima patina, è molto molto delicata e può essere grattata via anche solamente con una spugnetta. Quindi nel caso delle lattine non c'è nessun problema, perché noi non ci mangiamo alluminio proprio perché non è in contatto con gli acidi. Ma nel resto, nel caffè o se preparo un sugo in una padella d'alluminio, vi faccio vedere un esperimento. Adesso vediamo quello che può succedere a un foglio d'alluminio quando è a contatto con sale e liquidi acidi. Qui abbiamo due bacinelle, abbiamo del succo di limone, abbiamo del sale grosso e abbiamo dell'acqua. Adesso prendiamo dei fogliettini di alluminio che ho tagliato dal rotolo, li mettiamo nelle due bacinelle. In una metteremo dell'acqua perché sarà il nostro controllo, vedremo cosa succederà alla fine dell'esperimento. Nell'altra invece mettiamo del succo di limone. Ovviamente sto esagerando, le dosi che normalmente metteremmo in un cartoccio per fare, non so, un pesce sono inferiori, ma è giusto per vedere cosa succede nel caso estremo. E alla stessa maniera abbondiamo un po' anche con il sale. A questo punto vado a infornare in un forno preriscaldato a 100 gradi e la lascerò per 2 ore. Questo è il risultato dopo 2 ore in forno a poco più di 100 gradi. Potete vedere come l'alluminio nell'acqua non sembra, almeno a prima vista, corroso, ma guardate cosa è successo all'alluminio nel limone. Si è completamente distrutto. Si è completamente sfaldato, vedete che si è disperso il grigiastro in tutto il succo di limone. Ho volutamente esagerato nel processo mettendo un sacco di succo di limone e un sacco di sale, ma questo per far vedere come l'alluminio in condizioni estreme possa praticamente dissolversi. E ho provato anche varie leghe, vari fogli d'alluminio di marche diverse, alcuni sono più resistenti di altri, probabilmente perché o sono più spessi oppure perché sono fatti di una lega un po' diversa. L'acido citrico del limone è molto più aggressivo, per esempio, dell'acido acetico contenuto nell'aceto. Allora, io ho volutamente esagerato mettendo un sacco di succo di limone e un sacco di sale per farvi vedere visivamente che i cibi in condizioni estreme possono corrodere l'alluminio.
Quello che ci dobbiamo però chiedere è se nella nostra vita di tutti i giorni noi corriamo dei rischi dal nostro consumo abituale di alimenti e uso occasionale di alluminio. Nel 2008 EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ha scritto un rapporto che riassumeva tutto quello che era noto dell'alluminio negli alimenti e di come questo poteva causare qualche tipo di problema nell'uomo. Vi metto il link sotto come al solito in descrizione. Il nostro corpo assorbe ben poco dell'alluminio che noi troviamo negli alimenti. Le stime danno dallo 0,1 allo 0,3%. Tuttavia questo si può accumulare nel nostro corpo, specialmente nelle ossa, e può addirittura passare nel cervello, e quindi è assolutamente opportuno avere un'idea chiara degli studi che ci dicano se noi corriamo dei rischi. EFSA ci ricorda che l'alluminio non è cancerogeno, quindi non ha alcun effetto nello sviluppo di nessun tipo di cancro. Tuttavia, gli studi sugli animali e qualche studio sull'uomo hanno mostrato che l'alluminio a certe dosi può avere una tossicità per il nostro sistema nervoso. In passato qualcuno aveva addirittura avanzato l'ipotesi che l'alluminio fosse in qualche modo collegato allo sviluppo del morbo di Alzheimer, però studi successivi non hanno trovato riscontro di questa ipotesi, per cui tuttora questa ipotesi non è considerata. Comunque è un fatto che l'alluminio possa essere tossico per il nostro sistema nervoso e quindi è opportuno, ed è quello che ha fatto EFSA, fissare delle soglie di sicurezza per mantenerci, in buona salute senza correre rischi. EFSA ha fissato una soglia di sicurezza di 1 mg per chilo di peso corporeo alla settimana. Questa è la dose settimanale tollerabile. Questo vuol dire che un uomo di 70 kg può assumere 1 mg per chilo di peso corporeo, quindi 70 mg alla settimana, quindi 10 mg al giorno. Queste dosi sono state calcolate basandosi su studi di tossicità effettuati sugli animali. È però importante che il consumatore interpreti correttamente queste dosi, che non sono da interpretare come dosi di pericolo, come soglie di pericolo, ma sono da interpretare come soglie appunto di sicurezza. Cioè, se noi consumiamo ogni giorno, per quel che ne sappiamo, quella dose, ogni settimana quelle dosi per tutta la nostra vita, per quello che ne sappiamo, non ci dovrebbero essere problemi di alcun tipo. E questo perché EFSA si basa su studi di tossicità fatti sugli animali e anche qualcosa sull'uomo, in cui si vede la tossicità dell'alluminio a livelli a volte anche 100 volte superiori, ma per mettersi al riparo da possibili rischi, e quindi poiché si parla di tossicità sull'uomo è meglio mettersi così in dosi di sicurezza più elevate, e quindi dividono per 100 queste dosi di sicurezza calcolate sugli animali. Questo significa che se occasionalmente si supera di poco la soglia fissata dall'EFSA non succede niente, proprio perché sono dosi che non dovrebbero farci nulla anche se consumate tutti i giorni per tutto il resto della nostra vita. Stabilita la soglia, adesso però vediamo quanto alluminio è presente negli alimenti, e nel 2019 l'Istituto Superiore di Sanità ha effettuato uno studio che si intitola Studio dell'esposizione del consumatore all'alluminio derivante dal contatto alimentare. Vi metto anche per di questo il link in descrizione, in cui fanno degli studi sperimentali, e questi studi si vanno ad aggiungere a decine e decine di altri studi pubblicati negli ultimi 10 anni che riguardano proprio questo argomento, cioè della tossicità dell'alluminio a contatto con gli alimenti, e vanno a indagare oggetti e preparazioni di uso comune nelle cucine degli italiani. Cominciamo subito con la moka. Il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità ci mette assolutamente al sicuro. Non si ritrovano delle dosi di alluminio che passano dal materiale della caffettiera al caffè che noi ci beviamo nella tazzina. E questo è probabilmente dovuto a due fattori. Il primo è che il caffè è solo debolmente acido e quindi probabilmente non riesce a togliere la patina di ossido d'alluminio presente all'interno della caffettiera, e il secondo motivo è che normalmente i tempi di contatto sono abbastanza brevi. Noi prepariamo il caffè e lo teniamo nella caffettiera qualche minuto prima di versarlo. Questo tra l'altro è anche uno dei motivi per cui viene spesso consigliato correttamente di non lavare mai con i detersivi e men che meno metterla nella lavastoviglie la caffettiera, proprio perché questo asporterebbe lo strato superficiale di ossido d'alluminio che serve a passivare, a proteggere l'alluminio. Ma veniamo alle cotture con oggetti monouso. Gli studi che hanno fatto all'Istituto Superiore di Sanità riscontrano per esempio che sì, c'è un passaggio di alluminio, per esempio in pomodori cotti in una vaschetta d'alluminio, oppure in un pesce fatto al cartoccio
un filetto di pesce fatto con un cartoccio di foglio d'alluminio, ma riscontrano anche un passaggio di alluminio anche per esempio se dei salumi, che quindi sono umidi e molto salati, come salame per esempio, se questi vengono avvolti nel foglio d'alluminio e vengono lasciati in frigorifero per qualche giorno. L'alluminio migrato nel cibo però secondo gli studi non supera mai praticamente i 10 mg per chilo di prodotto e quindi secondo questo rapporto non dobbiamo preoccuparci della cessione dell'alluminio, perché l'italiano consuma saltuariamente questi prodotti cucinati magari in teglie usa e getta, contenenti cibi molto salati o molto acidi o diciamo cibi conservati impropriamente con dell'alluminio, perché appunto sono molto salati e umidi e quindi non dovrebbero dare alcun tipo di preoccupazione proprio per via della loro saltuarietà. Quindi non c'è nessun allarme, come invece hanno titolato alcuni giornali, quando il Ministero correttamente, proprio perché non c'è nessun motivo di assumere in più dell'alluminio rispetto a quello che è già presente nei cibi, ha fatto una serie di diciamo, iniziative, compreso un video qui su YouTube, ve lo metto in descrizione, in cui si spiega al consumatore qual è l'uso corretto dell'alluminio, che di per sé non pone particolari rischi a patto che sia usato correttamente. Il Ministero quindi sconsiglia l'utilizzo di oggetti monouso per cuocere o conservare cibi fortemente acidi o fortemente salati. D'altronde è anche scritto sulla confezione di questi oggetti. Le istruzioni per il corretto uso dei fogli d'alluminio sono effettivamente segnalate sulle confezioni, però secondo me in un modo un po' ambiguo. Per esempio in questa c'è scritto di non usare a contatto con cibi fortemente acidi, no, aceto e succo di limone, o fortemente salati, e abbiamo visto quello che può succedere. Però è segnato solamente nella sezione di conservazione, per conservare, mentre nella sezione per cucinare non dice assolutamente nulla. Quest'altra confezione dice in generale di non utilizzare a contatto con cibi fortemente acidi, aceto, succo di limone o fortemente salati, però poi nelle modalità d'uso dice che è ideale per conservare e per cuocere al forno o al cartoccio, e abbiamo visto che questo non è il caso se stiamo cuocendo un cibo che è fortemente acido o salato, quindi insomma come minimo ci sono delle indicazioni contraddittorie. Altri studi hanno comunque verificato che un po' d'alluminio passa anche per esempio quando cuciniamo della carne all'interno di un cartoccio, anche se non abbiamo aggiunto una marinatura, e quindi se volete utilizzare l'alluminio per un cartoccio, una cosa corretta da fare è magari rivestirlo internamente con della carta forno, in modo tale che non ci sia direttamente il contatto tra l'alluminio e il pesce o la carne o l'alimento che volete cuocere. Il rapporto poi passa in rassegna anche l'utilizzo delle padelle o delle pentole di alluminio, che sono molto molto utilizzate specialmente nei ristoranti, e esattamente come questo alluminio anche l'alluminio delle padelle si può corrodere per esempio del pomodoro che viene cotto all'interno. Quindi fanno tutti gli studi, dopo andate a vedervelo se volete andare a vedere i singoli alimenti che hanno cotto, come o che hanno conservato, e anche in questo caso per tutti gli alimenti testati, tranne uno, non risultano delle cessioni di alluminio al cibo che possa far pensare a qualche tipo di aumento molto significativo di assunzione di alluminio. L'unico alimento che, secondo il rapporto, potrebbe causare un aumento, un superamento dei livelli di sicurezza stabiliti dall'EFSA è il brodo vegetale, soprattutto quando preparato per dei bambini o dei neonati. Lo studio riscontra che preparando un brodo vegetale senza sale, con carota, patata e zucchine, come spesso si fa per i bambini, c'è una migrazione di alluminio fino a 35 mg per chilo di prodotto. Questo per un adulto non è un problema, visto che abbiamo una massa notevole, ma per un bambino piccolo, per un neonato, potrebbe causare un superamento sistematico ogni giorno dei livelli di sicurezza stabiliti dall'EFSA, e questo perché è frequente la preparazione di un brodo vegetale per dei bambini o per dei neonati. Ovviamente questo se vengono preparati in pentolini o utensili di alluminio, cosa che ovviamente l'Istituto Superiore di Sanità non può verificare, però è giusto segnalare questo potenziale superamento di livelli di sicurezza di alluminio in una fascia di popolazione particolarmente delicata come quella dei bambini da 1 a 3 anni. Una preoccupazione simile il rapporto manifesta per gli anziani. Anche gli anziani
a volte possono consumare un brodo vegetale magari cotto in una casseruola d'alluminio quasi giornalmente, per cui mette in evidenza questa cosa. Quindi riassumendo, il Ministero ci dice che l'alluminio è un metallo molto utile, ci sono una serie di oggetti che possono essere utilissimi in cucina, tuttavia poiché non c'è nessun motivo di consumare alluminio e poiché l'esposizione specifica di ognuno di noi non può essere stimata a priori, perché magari voi consumate tutti i giorni non so, del sugo di pomodoro o dei pomodori cotti in una vaschetta d'alluminio tutti i giorni, e altre persone invece non lo fanno mai, e quindi siccome è difficile fare una previsione e fare una stima di quali persone effettivamente possano superare queste soglie di sicurezza, che ripeto sono di sicurezza fissate dall'EFSA, allora correttamente impariamo a usare correttamente l'alluminio. Quindi non utilizziamolo a contatto con cibi che siano fortemente acidi o fortemente salati. E veniamo alla questione che mi hanno chiesto molti di voi, cioè se c'è questa pellicola di plastica protettiva anche nelle lattine di birra. Vediamo l'esperimento. In tanti mi avete chiesto di vedere se anche dentro le lattine di birra c'è la pellicola di plastica, quindi prendiamone una, adesso con della carta vetrata la gratterò esternamente e poi con della soda la sciolgo, come ho fatto vedere nel video precedente. Siccome non volevo buttare via una birra, la birra l'ho travasata in una bottiglia e me la bevo stasera, e ho riempito la lattina di acqua. Ho anche usato una soda più diluita rispetto all'altra volta per avere una reazione più controllata. Ecco, potete vedere che anche nelle lattine di birra c'è la pellicola. Quindi sì, anche nelle lattine di birra c'è uno strato di plastica che separa la birra dall'alluminio. Okay. Non mi chiedete che cosa succede nei fusti da 25 litri o comunque da fusti più grandi, perché non lo so, tipo quelli che portano nelle birrerie, anzi se qualcuno di voi lo sa può scriverlo nei commenti. Per oggi è tutto e un saluto dal vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!